Franciacorta, sinonimo di bollicine pregiate. Ma cosa si nasconde dietro le quinte? La produzione di Franciacorta contribuisce al consumo del suolo. È un successo che rischia di espandersi troppo? Eccessivo inquinamento, uso importante di trattamenti chimici, di boscamento. Sono solo alcuni dei falsi miti che distorcono la Franciacorta. E voi, sapete quanta cura ed attenzione impiegano i viticoltori franciacortini per preservare al meglio il territorio? Questo è Wine Actually, io sono Simone Roveda Ed oggi con Gregorio Villa sfateremo alcuni falsi miti. Gregorio, abbiamo raccolto una serie di pregiudizi a cui andremo a rispondere. I tre pensieri più ricorrenti sono sempre trattamenti chimici, consumo del suolo e ampliamento del territorio. Vediamo un po' qual è la prima domanda. Quanto sono diffusi i trattamenti chimici nei vigneti? Spesso si pensa che in vigna si faccia un uso indiscriminato di trattamenti chimici, ma la realtà in Franciacorta è ben diversa. È vero, la vita ha bisogno di cure, ma queste sono sempre più orientate verso pratiche sostenibili. Buona parte dei vigneti in Franciacorta segue un'agricoltura biologica o integrata. Inoltre, i viticoltori hanno a disposizione strumenti innovativi come le reti agrometeo, sfruttate anche per contrastare climate change, che aiutano a capire quando intervenire. Esiste un regolamento che stabilisce le distanze minime tra i vigneti e le case. Vediamo la prossima. Come si concilia la tutela del territorio con la produzione di un vino di eccellenza? Desta più scalpore quando si vede un vigneto nuovo rispetto a quando si vede una strada nuova, una fabbrica nuova, un palazzo nuovo. Stiamo parlando di agricoltura in un territorio dove l'agricoltura c'è sempre stata, ha il vantaggio anzi che sottrae anidride carbonica dall'atmosfera, non fa altro che spostare un terreno agricolo che poteva essere o incolto o coltivato con un'altra cultura che poteva essere mais, semplicemente diventa vigneto. Un vigneto non è eterno, un giorno che si vuole togliere il vigneto viene estirpato e torna a terra nuda. Una fabbrica, una strada è suolo perso, quello non può più essere recuperato. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto circa 4.000 ettari vitati, ma si parla di un comprensorio il cui areale è di oltre 20.000 ettari, quindi c'è ancora davvero tanto spazio non adibito a vigneti. Perché si devono allargare i confini della Franciacorta? Si pensa che la Franciacorta stia espandendo a dismisura i vigneti, ma non è affatto vero. Negli ultimi anni si è parlato molto di una possibile espansione, ma questa riguarda esclusivamente l'IGT Sebino. L'area della Franciacorta invece è rimasta inalterata fin dalla sua istituzione del 1967 con circa 20.000 ettari. I confini sono ben definiti e non sono soggetti a modifiche. Le aziende produttrici di Franciacorta desiderano aumentare la produzione, ma questo avviene all'interno dei limiti stabiliti dalla legge e con un iter burocratico molto rigoroso. I viticoltori franciacortini sono i primi a voler tutelare l'ambiente e la salute di ogni appassionato di Franciacorta. Scopri di più su franciacorta.wine e preparati a nuove sorprese nel prossimo episodio di Wine Actually.